Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele. Eccoci qua con il numero 5 della mitica Ford Gran Torino di Starsky e Hutch in scala 1 a 8 edizione Hachette. Per montare questo numero dovremo andare a recuperare la molla che abbiamo avanzato nel fascicolo numero 3. Vi consiglio del grasso o dell'olio perché andremo a montare tutte viti che andranno avvitate sul metallo. Non è indispensabile ragazzi, per carità, nessuna cosa che vi dice Michele qui è indispensabile. Io lo faccio perché evito possibili rotture e permetto alla vite di entrare molto più liberamente. Mi creo il filetto perché ricordatevi che le viti che andate ad avvitare non è che hanno il filetto all'interno del metallo e dovete crearlo con la vite che è molto più dura rispetto al metallo dove andrete appunto ad avvitare la vite. Ok? Quindi io col grasso mi aiuto così che la vite, soprattutto se ci sono delle parti di plastica che vengono poi tenute ferme sul metallo dalla vite appunto che va avvitata, scusate il giro di parole, nel metallo, portandovi avanti con il filetto voi sentirete che quando la vite va imbattuta nella plastica, sto parlando di un pezzo eventuale di plastica che viene tenuto, ok, che poi magari vedremo in questo numero, magari anche, viene tenuto appunto stretto dalla vite contro il metallo. Se voi non fate questa operazione può succedere che quando andate ad avvitare sentirete molto duro e non capirete quando la vite andrà imbattuta contro la plastica. E questo cosa potrà causare? Potrà causare la rottura della plastica sotto perché magari andrete ad avvitare di più. Sto parlando per quelli meno esperti ovviamente ragazzi, qui non ci sono maestri né professori, questo è un canale che io ho voluto improntare su questo, cioè cercare di aiutare chi, nei limiti delle mie possibilità ci mancherebbe, chi è meno esperto nel montaggio dei modellini per evitare appunto di commettere qualche danno. Ok, quindi del grasso, dell'olio, ovviamente il classico cacciavite che vi è stato anche dato in dotazione. Andiamo ad aprire questo nuovo pacco, consegna numero 5. Ecco qua. Via. Metallo. Metallo, mamma mia ragazzi, ma quanto pesa? Metallo, anche questo è metallo. Avrei detto plastica, metallo. E questa è plastica. Un tubicino in gomma sicuramente per la pinza dei freni. Una, due, no, abbiamo anche, prima ho detto che andavano tutte inserite nel metallo le viti, no, abbiamo anche, quindi cominciamo così, abbiamo due serie di viti, una AM contrassegnata appunto con la scritta colore nero e con la M finale che ti dice che la vite va avvitata nel metallo, anche se le istruzioni sono ampiamente descritte. Poi abbiamo un'altra serie di viti sempre da avvitare nel metallo, vedete sempre nera e con la M finale, DM, quindi AM, DM. E poi la terza serie di viti EP, contrassegnate con il colore azzurro che ti indica, oltre alla P di plastica, che ti indica questo colore, che vanno avvitate sulla plastica. Per quanto riguarda queste viti, ricordatevi sempre, io vi dico quello che penso, non mettete mai alcun tipo di lubrificante, avvitatele così, non mettete né olio né grassi, ok ragazzi? Perché le plastiche sono porose, non sono teflonate e col tempo, se non quasi subito, si idratano col grasso e vi si spezzano, ok? Via questo. Andiamo a vedere cosa è contenuto in questo fascicolo, nella descrizione proprio. Abbiamo
questo, un pezzo di metallo grandissimo che è il longherone anteriore sinistro, questo che è in plastica, che è il tirante sinistro, questo in metallo è la barra di supporto, tubo del liquido del freno anteriore sinistro, ammortizzatore, metallo, e basta, la serie di viti che abbiamo già, di cui abbiamo già parlato. 1, 2, 3. Perfetto. Allora, andiamo a vedere un po' come ci dobbiamo organizzare qui, perché qui c'è un po' da montare, meno male. Il problema è che se c'è un po' da montare, già Michele è lungo, fa dei video già lunghi perché cerca di spiegare tutto, anche troppo, e avete ragione, probabilmente è così. Va bene, andiamo avanti, dai. Allora, ci dice di recuperare il gruppo della sospensione sinistra assemblato nel numero 3. Facciamo coincidere l'estremità con il foro dell'ammortizzatore, quindi questo è il foro dell'estremità dell'ammortizzatore, ok? Con l'equivalente foro presente sul braccio di sospensione inferiore, che è questo. Quindi qua, questo con questo, ok? Perfetto. Attenzione, l'estremità forata dell'ammortizzatore 5B, che è questo, apparirà leggermente decentrata rispetto all'asse del pezzo. Assicuriamoci del corretto posizionamento osservando il riquadro qui sotto. Andiamo a vedere, e nel riquadro qui sotto, guardate, infatti, è spiegato benissimo. Vediamo se riesco a farvi vedere con il fondo bianco. Aspetta, con lo sfondo bianco, vediamo. Ok, non so se si vede, ma questo è decentrato, non è al centro, è messo qua sul lato destro, perché appunto l'ammortizzatore non va assolutamente messo così, ma va girato in questa maniera, così, messo da questa parte sul lato sinistro. Attenzione però anche a un'altra cosa, fatemi guardare bene ragazzi, perché non ho gli occhiali da vicino. Mannaggia, non ho gli occhiali da vicino e devo controllare. Sì, perfetto. Allora, fate attenzione a una cosa, perché anche questo non è uguale. Questa linea è più corta e questa linea è più lunga. Ok? Andiamo a vedere come va messo correttamente. Proviamo a presentarlo così. No, assolutamente così, ragazzi. Allora, facciamo una cosa. Se io lo metto così, è molto meglio. Sì, per forza. Guardate, allora, come ve lo devo spiegare adesso? Sto cercando di trovare un modo per spiegare. Ecco, guardate la foto, l'immagine. Ok. Qua abbiamo uno scivolo più lungo. Scusate ragazzi, sto cercando di ragionare, io ho già capito come va montato, sto cercando di trovare il modo per spiegarvelo bene anche a voi, perché entra da una parte e anche dall'altra, però facendo tutto in diretta, non preparandomi nulla prima, ecco qua, avete più spazio qui, sotto qua avete più spazio rispetto a qua, ecco, dove avete più spazio sotto qui, è qui che va messa la vite, ok ragazzi? Vediamo. Stava scappando un bip. Aspettate un attimo. Eccomi qua ragazzi, ho messo in pausa perché se no facciamo notte. Allora guardate, la vite, contrariamente a quello che vi ho detto prima, soltanto l'ultimo pezzo della vite, non va messa dove avete più spazio qua. Vedete, qui avete più spazio come metallo, guardate.
qui ne avete di meno. La vite va messa dove avete meno spazio, dove avete più spazio va inserito qua il perno. Vi faccio subito vedere. Prendiamo una vite AM, apriamo il sacchetto pollice e indice, prendiamo una vite AM, perfetto. La vite AM praticamente va inserita dove c'è meno spazio, vedete, guardate, vi faccio vedere, vedete? Non so se si riesce a vedere, qui abbiamo meno spazio, qui ne abbiamo di più, così va inserita la vite AM, chiedo scusa, ok ragazzi? Andiamo a metterla come in figura, così come ci dice, mettiamo il pezzo così come vedete in questa figura, questa. Sto facendo un macello in questo video, ragazzi, mannaggia, uffa, è così facile spiegare solo, metti la vite lì, metti il pezzo qui, è facilissimo così, certo. Allora, andiamo adesso a avvitare la vite AM, così, ricordatevi quello che vi ho detto, speriamo che mi sia fatto capire, senza occhiali ragazzi vedo davvero male da vicino, vediamo cosa riesco a fare. Prendiamo il cacciavite con la croce più piccola, vediamo se è il caso di mettere il grasso oppure no, vediamo se si avvita bene qui si avvita bene ragazzi, va bene così, controlliamo, così c'è troppo gioco, avvitiamo ancora un po'. Sostituisco il cacciavite, no, niente da fare, va meglio quello più piccolo, così, ok, perfetto, guardate, così va benissimo, perché qui è semplicemente la molla che deve scorrere, così va benissimo, non lasciatelo troppo molle, così va benissimo, vediamo un po' se posso stringerlo ancora un po', sì, così va bene. Ok, a questo punto abbiamo fatto la figura 2. La figura 3 ci dice: orientiamo poi il blocco appena assemblato, vedete questa figura qui, così come mostrato in questa immagine, ossia facendo in modo che il disco del freno si trovi sulla sinistra chiaramente questa. Poi allineiamo il foro presente sull'estremità del tirante sinistro, quindi questo, allineiamo il foro presente con quello corrispondente sul braccio di sospensione inferiore 3C. Allora, andiamo a vedere. Ci dice di prendere questo, ok? Di metterlo qua dove? Scusa. Ok ragazzi, ho messo in pausa perché ho dovuto ragionare, perché bisogna un po' sintetizzare, se no diventa veramente troppo... ho dato un colpo al telefono. Allora guardate, questo tirante, così com'è, va messo in linea, questo foro che vedete nel tirante, questo, va messo, aspettate che vi faccio vedere da vicino, qui abbiamo un foro e ovviamente no, qui abbiamo l'altro foro, ovviamente no, va messa una vite AM all'interno di questo foro, che io adesso però andrò a crearmi il filetto con la vite AM e l'ausilio del grasso, ok ragazzi? Quindi prendiamo il nostro bel grasso, andiamo a prendere una vite AM, apriamo col dito pollice e indice il sacchetto in questa maniera, semplicissimo, prendiamo una vite AM, chiudiamo il sacchetto, la bagniamo leggermente con il grasso, così, ecco fatto, perfetto, e andiamo a crearci il filetto, abbiamo detto, nel foro superiore, quindi questo, quello che viene subito dopo l'ammortizzatore, questo qua, eccolo qui, andiamo a crearci il filetto, e avvitiamo, poi andremo a togliere la vite,
Qui perché ci creiamo il filetto, ragazzi, ve lo consiglio, perché questo è metallo, ma attenzione, questa è plastica. Se voi lo fate senza grasso, potete anche riuscirci, ma rischiate magari di avvitare, non rendervi conto quando arrivate contro la plastica e spezzarla con la vite che stiamo mettendo adesso. Creando il filetto con il grasso, invece, andremo ad avvitare, sentiremo che la vite è giù bella morbida, 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 quando arriva a diventare più dura, basta, ci dà il segnale che dobbiamo fermarci. Ok ragazzi? Va bene. Ecco, chiaramente non va avvitato fino in fondo, perché sentite che va in battuta, perché questo deve muoversi. Ok? Andiamo adesso ad avvitare il tirante. Perfetto. Allora, mettete sempre come in figura, non vi potete sbagliare se usate le figure. E questo ci dice di metterlo così. Praticamente la lettera L, qua sotto abbiamo una lettera L stampata, non so se si vede, figurati se si mette a fuoco, ma figurati. Comunque ragazzi, qua c'è una lettera L sinistra e va messa contro il metallo, va bene? E andiamo a metterci la nostra bella vite AM che abbiamo filettato prima. Ecco qua. Guardate che meraviglia come si avvita adesso, guardate, senza alcuno sforzo. Non c'è il minimo sforzo, guardate. Io sento già che è duro, vuol dire che è arrivata contro la plastica. Troppo dura, la allento un po' perché questo deve potersi muovere. Credo. Comunque lasciamolo molle. Una volta posizionato, se non si deve muovere lo stringeremo, così abbiamo la possibilità di muovere la direzione. Ok, abbiamo finito questo. A questo punto ci dice, seguendo il suggerimento delle linee azzurre di questa figura, queste sono le linee azzurre, allineiamo i fori della parte centrale del longherone, andiamo a prendere il longherone, lo mettiamo come ci dice qui, questi sono i fori 1 e 2, quindi allineiamo i fori della parte centrale del longherone anteriore sinistro con i due cilindretti forati posti ai lati della traversa centrale sotto il braccio di sospensione superiore. Andiamo a vedere dove sono i cilindretti, eccoli qua. Questi sono i cilindretti di cui parlava e vanno messi così. Michele, stai facendo una scemenza, non vanno messi così. Cioè vanno messi lì, ma non questi, ma questi. Ok, andiamo a vedere. Facciamo uscire questo. Scusate ragazzi, non voglio fare danno alla mia Ford. Ok, così e così. Vedete? Guardate. Allora, vi faccio rivedere meglio, Lo tolgo. Allora, e ve lo faccio rivedere così capite. Questo è qua, 1 e 2, vanno inseriti qua, 1 e 2. Quindi facciamo di nuovo tutto, così. Perfetto. Che pezzo ragazzi, ma che pezzo! Ma quanto è grande! Questo modello è veramente, secondo me, un ottimo modello. Ecco qua, a questo punto ci dice poi di fissarlo. Accoppiamo quindi i due blocchi fissandoli con due viti DM da inserire dall'alto, verso il basso, nei cilindretti forati. Quindi uno qui e uno qui. Andiamo a prendere, va bene, anche se si dovesse staccare lo rimetto dentro. Andiamo a prendere
le viti DM, eccole qui, 1 e 2, ok? Io vado a fare quell'operazione che nessuno di voi è obbligato a fare, ma io la faccio perché mi sono sempre trovato bene e continuerò così. Vado a crearmi 2 filetti usando sempre la stessa vite, un po' di grasso, ok, e mi vado a creare questi 2 filetti qua, dove poi dovrò andare a mettere questa vite DM. Quindi 1, è molto duro ragazzi, vi conviene farlo, vi troverete molto meglio, lavorate qualche minuto in più, ma al risultato non c'è paragone. Provate a farne anche soltanto uno e non fate l'altro. Non vuol dire che non riuscite lo stesso a montarvi il modello, ragazzi, ma ci mancherebbe. Però vedete, non so se si vede il filetto qui. Ma che si vede? Non si vede niente con questo telefono. Comunque qua ho creato il filetto, si vede. Peccato che non riesco a farvelo vedere anche a voi. Con la stessa vite, sempre sporca di grasso, creo l'altro. Ok? Ecco qua. È ovvio, non arrivate fino in fondo, in fondo, in fondo. Quando sentite che diventa duro, non insistete, vuol dire che la vite non deve più filettare. Altrimenti rompete la vite dentro, Ragazzi, non esagerate, non facciamo che facciamo da un'esagerazione all'altra. Quindi inseriamo come prima, ecco qui, perfetto, 1 e 2, olè. Ecco qua, e andiamo a mettere le nostre 2 belle viti DM, una, appuntiamo, e 2. Un po' scomodo perché c'è questo pezzo qui. Ecco perché, ragazzi, è fondamentale che vi facciate il filetto prima. Diventate pazzi se non lo fate prima. Provate. Poi mi fate sapere, scrivetemi nei commenti. 1. Perfetto. State attenti quando muovete questo pezzo, perché questo è di plastica. Questa è plastica. Se fate questo qua inavvertitamente lo potete spezzare, quindi non vi deconcentrate mai. Può succedere a me perché sto spiegando, sto ragionando, sto guardando attraverso il telefonino e può capitarmi, ma speriamo di no. Poi ci dice, vi ricordate la molla del numero 3 del fascicolo che abbiamo montato? Ci dice inseriscila qua dentro, così. Poi ruotiamo il blocco e poniamolo come mostrato in figura 7 questa. Quindi il blocco ci dice di metterlo così la figura, aspettate che guardo bene, così, ecco, la figura. Questo e questo. C'è qualcosa? Ah no, è giusto, perfetto, così, sì. In questa maniera ci dice. Ok. Poi con delicatezza muoviamo il braccio della sospensione, questo, verso l'interno in modo che l'ammortizzatore, insieme alla sua molla 1 e 2, questa qui, si inserisca nel foro grande della traversa centrale e l'estremità del braccio vada a coincidere con il giunto della sospensione. Quindi praticamente ci dice questo e questo vanno inseriti qua dentro e la punta della sospensione, per capirci questa, questa qua, deve andare a coincidere con questo foro qua, ok? Quindi tiriamo indietro questa, allora tiriamo tutto indietro questo, vedete, tutto indietro, sempre attenzione alla plastica qua. Poi chiniamo questa così, la incliniamo, perfetto, la inseriamo piano
e andiamo a vedere adesso dall'alto finché non va a inserirsi. C'è qualcosa qui che... Ecco, c'è una cosa che io vedo adesso, non è spiegata qua, ma sicuramente dopo è spiegata. È evidente secondo me che questo giunto qui, questo, vedete, deve anche inserirsi qui. Quindi ok, centriamo quello sopra, ma nello stesso tempo centriamo anche questo. Si chiama Uniball. Allora, andiamo a vedere la nostra molla dov'è. Perfetto. Scusate ragazzi, io sto girando a destra e a sinistra perché sto cercando di capire cosa dirvi, cosa è meglio dirvi. Ecco. Ah, ecco qua, vedete, è molto semplice. Poi dovete chiaramente far ammortizzare il tutto per far sì che questo perno possa entrare qua dentro. Vedete che così può non combacia sotto il mio pollice, vedete il mio dito pollice, guardate. Non combacia, con un cacciavite sposto il perno dell'ammortizzatore finché combacia. Ok? Vedete, adesso è dentro. Non so se si vede. Eccoli, vedete che è dentro questo? Se lascio esce chiaramente. Girandolo così, automaticamente mi dovrà anche sicuramente entrare qua, ma non voglio anticipare nulla. Adesso giriamo pagina, ci dirà lui, ovviamente, perché sono spiegate benissimo le istruzioni. Ecco qua, infatti ci dice quello che vi dicevo prima. Adesso con una vite DM dobbiamo andare a fermare questo pezzo, perché mentre facciamo questo, vedete ragazzi, guardate, mentre inseriamo questa molla, questo pezzo qui deve inserirsi qua dentro per poi essere fissato con una vite DM. Quindi teniamo sempre la molla in compressione, ecco qua, vedete? Molto semplice, ecco qua, guardate. Qua è dentro, vedete questo? Qua metterò la vite DM, andiamo a girare di qua, tenete schiacciato l'ammortizzatore e qui è dentro. Ok? Quindi prendo una vite DM, eccola qui, apertura sacchetto con un solo dito, anzi due, una sola mano, non lasciate mai la pressione dell'ammortizzatore, andiamo a vedere se riesco senza grasso, perché io preferirei mettercelo, ma andiamo a vedere se si avvita bene questa senza grasso, se siamo fortunati. Diversamente metterò del grasso, nessun problema ragazzi. Vediamo. Per adesso si avvita molto bene. Ok, non serve grasso. Fate sempre attenzione a questa leva qui, sempre attenzione, perché è plastica, non ve la dimenticate, questa è di plastica. Andiamo solo a vedere se ruota lo sterzo, perché se è troppo duro dovete appena allentare, perché poi se lo lasciate duro, come girate il volante alla fine? Ok ragazzi, così è perfetto. Va bene, abbiamo fatto anche questo. Adesso ci dice di inserire, andiamo a vedere, mettiamo sempre in questa figura, siamo qui adesso, la figura è questa, ci dice, allora, assicuriamoci che il tirante C è questo, entri nell'apposito foro previsto sulla barra di supporto 5D. La barra di supporto 5D. Questa qua. Ah, ragazzi. Sì, perché io mi sono fermato qua. Avevo saltato, è tutto giusto, ma avevo saltato questa foto. Infatti non trovavo la barra di supporto che è questa. Questa qui, adesso una volta montata, la giriamo così, ok? Eccola qui. E ci dice inserisci la barra di supporto 5D in questo spazio, come in figura. Quindi la prendiamo e la mettiamo così. Non vi potete sbagliare, guardate. Queste due aperture vanno messe qua. Vi faccio vedere. Guardate, così. Si vede nell'immagine? Ok? Proprio così. Quindi né così, ma così. Ok, e ci dice di mettere, allora, scusate, vediamo cosa ci dice.
Perfetto ragazzi, ho sintetizzato un po' tutto. Allora, come vi dicevo, mettiamo la barra, questa qui, ok, la barra di supporto, chiedo scusa, la mettiamo come vi avevo detto appunto prima, guardate la figura, guardate il taglio della barra in punta, va messo così, allineato con questo foro, si vede? Vedete qui c'è un foro, va messo qui, e possiamo mettere questo inserito qua dentro, vedete? C'è un foro e lo inseriamo qua. Quindi mettiamo questa qui, ecco perché vi dico lasciatela molle qui la barra, quella di plastica, lasciatela molle, ok? La mettiamo così e ci dice di prendere due viti, una per la plastica che metteremo qui per fissare, fatemi vedere un attimo, allora la vite DM la useremo per fissare il longarone anteriore sinistro, perfetto, mentre invece la barra di supporto che è in plastica useremo la vite chiaramente per la plastica. Quindi andiamo a prendere la vite DM, mamma mia ragazzi, ma questo è un parto questo montaggio. Ragazzi, montarlo per i fatti propri è un gioco da ragazzi, spiegare tutto, cercare di dare quello che magari può essere per me un giusto consiglio, ma tenete sempre presente che voi dovete fare quello che volete fare. Allora io sfilo un attimo questo, metto la mia vite qui, guardate, vedete ho levato tutto adesso, io metto la mia vite qui, la DM, e l'avvito qua per crearmi il filetto. Ecco qua, ho messo la mia vite qui, adesso la vado a levare e metto questa barra qui, così, ricordatevi sempre la punta così come vedete nel video, non vi potete sbagliare, ok? Questa non stringete subito forte questa vite qua, mettiamo prima quest'altro inserito qua dentro, il tirante, lo inseriamo all'interno del foro, perfetto, e senza alcun tipo di olio o grasso, perché questa è plastica, andiamo a metterci la nostra bella vite EP. Mamma mia ragazzi, mi sto esaurendo in questo video, ma davvero, bellissimo questo pezzo però, bellissimo, vero ragazzi? Mamma mia, ma quanto è bello questo pezzo. Allora fate così poi, pollice, indice medio e tenete ferma la plastica dietro e avvitate, senza olio, senza grassi, mi raccomando, non fate nient'altro che metterla così. E avvitate fino in fondo, finché vedete che non avvita più. Non esagerate perché è plastica, se vedete che non gira più fermatevi. Perfetto. Ecco qua. A questo punto, ma non serve, potete stringervi se l'avete lasciata troppo molle quest'altra sotto qua, che tiene il longarone. Fate un po' fatica ma ce la fate. A questo punto andiamo a stringere adesso quella che abbiamo lasciata lenta per poter mettere questo, che è la vite DM, e la stringiamo forte. Mamma mia, ma che bella questa macchina, secondo me, ma l'ho già detto e lo ridirò, è veramente una meraviglia. Perfetto. A questo punto cosa c'è rimasto finalmente a finire? C'è rimasto da mettere il tubo, eccolo qui. Adesso impazziamo a mettere questo tubo, vediamo subito. Ci dice: e per ultimo ruotiamo il blocco e mettiamolo in posizione come mostrato in figura 12, quindi mostrato in figura 12, e così, eccolo, questa è la figura 12, con l'aiuto dell'ingrandimento offerto nel riquadro sottostante infiliamo ad incastro il tubo del liquido del freno anteriore sinistro sul perno molto sottile presente sulla pinza del freno. Eccolo qui. Andiamo a vedere il perno molto sottile. Oh, eccolo qua ragazzi, ve lo faccio vedere, ma eccolo qui, vedete?
qui c'è questo perno qua dietro, ovviamente non questo ma questo, l'unico perno che c'è. Vediamo se ce la facciamo, sì, perché questa spinza la possiamo girare, qual è il problema? Se non ce la fate ragazzi, con il phon, scaldate appena appena, non con l'accendino, col phon, scaldate appena appena questo, non mettete attack, perché alta, l'attack, la Loctite poi vi vetrifica la plastica e col tempo si spezza, vi rimane il pezzo attaccato qua e il tubo in giro, ok? Aspettate che vi dico se serve, non serve neanche la pinzetta ragazzi, guardate. Si è inserito perfettamente, ok? Allora, dove siamo arrivati? Abbiamo finito. Oh! Quanto ci ho messo? Oh ragazzi, ma sono 35 minuti, non mi cancellate per favore, non mi cancellate. Ma sì ragazzi, dai, ci facciamo due risate, Va bene, dai, spero di avervi spiegato tutto in diretta, con qualche errore che ho commesso, perché non è facile, ve lo garantisco, non è facile spiegare, pensare a cosa vi devo dire, guardare attraverso il telefonino, mi mancano più gli occhiali, non è una scusa, la verità, ma cercare di darvi quello che io ritengo il più giusto consiglio. Poi ragazzi, ci mancherebbe. Io vi ringrazio veramente del vostro tempo, finisce qua il montaggio del fascicolo numero 5 di questa mitica Ford Gran Torino di Starsky e Hutch in scala 1:8 edizione Hachette, bellissima ragazzi. Una cosa ve la devo fare, io devo pesarlo questo pezzo, un attimo solo, metto in pausa. Eccoci qua carissimi amici miei, eccoci qua, andiamo a pesare questo pezzo. Andiamo a pesare, se si accende se si accende andiamo a pesarlo, se no non pesiamo niente. Si sono scaricate le batterie. No, ma com'è possibile? Cioè va bene che si scaricano, ma ha funzionato fino all'ultima volta benissimo, non dava segni di non funzionamento. Vediamo. Ah, ecco, è andata. Perfetto. Allora, accendiamo e guardiamo cosa pesa questo. Solo questo pezzo, così avete un'idea. Guardate, 361 grammi solo questo pezzo, che per i nostri amici americani e inglesi, in libre, è questo il peso. Allora, questa è la sola ruota, solo la ruota, perché non avete idea ragazzi, ve lo dico, non avete idea del peso. Guardate questa ruota, 157 grammi, più di 1,5 kg solo la ruota. Per i nostri amici americani e inglesi, perché fortunatamente mi guardano anche loro, è questo il peso. Poi abbiamo, perché siamo andati anche avanti, vi ricordate, no? Cioè, o meglio, siamo andati avanti con il numero 5. Questo è quello che abbiamo montato prima, che siamo a 231 grammi. Questa è la misura per gli americani e gli inglesi. E poi guardate qui, ma che cosa non è? Cosa non è questa? Tra un po' mi si blocca il telefonino perché non ho più giga. E voi direte, meno male Michele. Questo è 206 grammi. Per i nostri amici americani e inglesi, questo è il peso. Allora, andiamo a prendere, ce la posso, eccola qua, guardate, la targa che mi è stata omaggiata, la targa tutta in alluminio, che ovviamente è la riproduzione di questa nel modellino. Bellissima ragazzi. Cosa pesa la targa? Vediamo cosa pesa tutto, dai. Ma non per fare i video più lunghi ragazzi, dai, chi mi conosce lo sa, perché poi tanto se vi stufo andate avanti o non vi iscrivete neanche al canale, cattivi. La targa pesa 123 grammi. Questa è la misura per i nostri amici americani e inglesi.
Perché io metto la misura anche per i nostri amici americani e inglesi? Quando guardo i video loro e non mettono la misura in grammi, devo farmi tutti i calcoli, mi dà fastidio. Ecco perché. Ok ragazzi? Allora, andiamo soltanto a chiudere con questa rappresentazione di dove siamo arrivati fino adesso. 1, 2, tutto metallo, metallo, il lampeggiante, cerchioni in metallo e questo che ve lo dico a fare. Abbiamo appena montato. Tutto in metallo ragazzi, guardate qui. Ecco, perfetto. Michele vi saluta. Adesso, sempre che io riesca ancora ad avere un po' di memoria, farò vedere il contenuto a chi è interessato. Quindi ragazzi, se non siete più interessati, stoppate qua il video. Sono dispiaciuto, ma che devo fare? Perché consentirò a chi non ha fatto la collezione o per una ragione o per l'altra di poter appunto andare a vedere i contenuti anche del fascicolo, che sono, come dico e dirò sempre, una ciliegina della torta di questo splendido modello come di altri che sto facendo, un valore aggiunto. Così potete guardare, ripeto, le immagini e però anche leggere i contenuti che sono importanti. Allora, la storia di questa macchina e tante altre cose importanti, sempre inerenti a questo modellino. Prima pagina è quella dei servizi. Sono costretto a tenere il telefonino con le mani perché diversamente non riesco a farvi leggere. Guardate ragazzi, buona lettura e speriamo che almeno uno abbia voglia di leggere. Così almeno il mio lavoro sarà servito a qualcosa. Se si interrompe il video vi chiedo scusa, io vi saluto già adesso, speriamo di no, spero anche che si legga abbastanza, perché non so ancora quanta memoria mi concederà questo telefonino. Ragazzi, mi raccomando, se avete piacere iscrivetevi al mio canale, ma non dimenticatevi di attivare la campanella, perché la campanella consente a voi di poter essere aggiornati su ogni mio nuovo video. Date un'occhiata alla playlist, ogni mio video è sottotitolato in 26 lingue, perché io voglio che tutti quelli che mi guardano possano anche almeno comprendere un po' il nocciolo del discorso, se non proprio tutto. Ok ragazzi? Grazie a voi di tutto, ma di tutto, perché ho superato i 700 iscritti, ma chi l'avrebbe detto? E oltre 80.000 visualizzazioni in totale, per carità, ma per uno come me che insomma mastica zero di YouTube è veramente tanto e io vi ringrazio tanto. Sto parlando, tanto chi vuole leggere può leggere ugualmente. Questo l'abbiamo visto, era il contenuto. Subito dopo, appena si caricherà questo video, cercherò di fare anche il video numero 6. Questo è il 5, il fascicolo numero 6. E poi abbiamo finito anche per questo mese, purtroppo. Stavo dicendo spero, ma in realtà stavo sbagliando. Perché probabilmente arriverà a gennaio la prossima consegna della Ford Gran Torino. Questo andiamo veloci, tanto era quello che avete visto. Ecco qua ragazzi, nel prossimo numero, cioè quello che andremo a vedere dopo questo, perché ce l'ho, avete visto nell'unboxing, il numero 6, andremo a montare il telaio anteriore parte seconda. Ragazzi, un abbraccio con tutto il mio cuore a voi e a tutti i vostri cari più cari da Michele. Questo è il numero che abbiamo montato oggi. Mettiamo dritto questo, così. Vi auguro una serena serata e vi ringrazio con tutto il mio cuore per l'aiuto che mi state dando supportando il canale con le vostre iscrizioni e le vostre visualizzazioni, perché per me è motivo ed è l'unico motivo a oggi di continuità. Ciao ragazzi, al prossimo video.